Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme di che qualità sono i materiali di Shein per quello che naturalmente riguarda l'uncinetto. Ho acquistato un po' di accessori, vediamo insieme di che cosa si tratta. Ho voluto provare ad acquistare uno di questi organizer da borsa per vedere se può essere fattibile inserirlo all'interno di uno dei miei progetti, evitando in questo modo di realizzare la fodera. Il tessuto è un pannolenci un po' spesso, non sembra rifinito male, devo dire la verità, e quindi questo vedremo come si comporterà all'interno di qualcuna delle mie future borse, dei futuri tutorial. Sicuramente lo vedrete protagonista. Che cosa ne pensate? Ho avuto una bella idea? Altro articolo, abbiamo qui una coulisse. Non c'era assolutamente la dimensione, l'ho acquistata davvero alla cieca sostanzialmente, perché non c'era assolutamente un riferimento in centimetri. Ho acquistato questa coulisse perché ho già in mente un progetto borsa. Non sapendo però appunto quali fossero le reali dimensioni, non ho potuto regolarmi sul resto, ma senz'altro ora provvederò. Vediamo com'è. Molto carina. Il materiale è molto più che accettabile, devo dire la verità. Mi piace. Un po' di metalleria, se così possiamo definirla, perché dal peso direi che non si tratta di metallo. Ho tentato l'acquisto, in foto non rende, vediamo come si comporta. Quello che posso dire è che di certo non è metallo, sembra plastica e non in perfette condizioni, come vedete. In ogni caso troveremo una collocazione anche a questa chiusuretta. Prossimo articolo, e qui sono molto curiosa, finalmente, e devo sottolineare finalmente, una chiusura lampo con hardware dorato. Non vedevo l'ora. Vediamo un po'. Allora, ho preso questa zip che è perforata, ma i fori vanno completati, credo. Vediamo un po' che succede. Ok, sì. Quindi è una zip forata, anche se non si vede. Va poi forzato un pochettino il foro, ma sono molto contenta perché finalmente davvero ho trovato una zip con l'hardware dorato. Ovunque io abbia cercato ne ho trovate solamente argentate. Sono molto curiosa di vedere come si comporterà questa chiusura. L'impatto estetico è molto interessante, devo dire. Non è ecopelle, non credo proprio sia ecopelle, la vedo molto flessibile se paragonata ad altre chiusure acquistate altrove, però non mi sembra neanche malvagia. Non vedo l'ora di testarla su qualcuno dei miei nuovi tutorial. Altro oggettino, e qui sono molto curiosa, ho voluto acquistare questo bottone. Sicuramente lo avrete intravisto in altri siti perché sono degli oggetti molto comuni che possiamo trovare ovunque. Voglio vedere come si comportano questi materiali con questo bottoncino. Ho già in mente dove utilizzarlo. I bottoni sono in metallo, il retro si presenta in questo modo. Vediamo che cosa ne uscirà fuori. Non contenta ho voluto ripetermi ed ho acquistato un'altra chiusura. Anzi, in realtà ne vedo due. Vediamo. Sì, due chiusure. Anche in questo caso non c'erano fotografie a darmi una mano. E infatti non ci sono viti, abbiamo il solito dentino e il materiale non è metallo.
La chiusura è molto leggera e come ripeto il materiale non è così affidabile come può essere un metallo. Pertanto credo che queste chiusure possano essere indicate per progetti molto leggeri, di contenute dimensioni, magari una cartellina piatta, ad esempio, una di quelle pochette a bustina, molto semplici. Vediamo un pochino come si comporteranno. Sicuramente avrei preferito una chiusura in metallo, ma il video è stato girato appositamente per questa ragione. Quante volte vi è capitato di vedere materiali per borsa e non comprarli perché appunto non c'erano molte informazioni, non si possono vedere un pochino meglio, le fotografie lasciano molto a desiderare. Questo è un po' lo scopo di questo video unboxing, al quale, qualora dovesse piacervi il format, ne seguiranno altri. Dulcis in fondo, eccoci qua. Potevo io lasciarmi scappare un manico? Assolutamente no. Ora, se vi ricordate nell'unboxing dell'ordine di Temu, non mi era stato inviato il manico. Tra l'altro dicono di avere messo un rimborso che non è mai arrivato, vedremo cosa accadrà. Quindi mi era rimasto un po' sul gozzo questo manico, ovviamente non è lo stesso, questo è un altro. Hardware sorprendentemente in metallo questa volta, quindi i moschettoni sono in metallo dorato, mentre invece abbiamo naturalmente la parte della catena, che io ho scelto in queste nuance neutre, e totalmente in plastica. Vediamo anche questo come si comporterà, e questo è tutto quello che ho acquistato sulla piattaforma Shein a tema uncinetto, nello specifico accessori per borsa. Spero mi tornerà tutto utile, vedremo poi nel corso del tempo quale sarà la resa dei materiali che strutturano i vari prodotti, e se vi è piaciuto questo unboxing fatemelo sapere nei commenti. Ho in programma qualche altro ordine naturalmente su altre piattaforme, quindi fatemi appunto sapere cosa pensate di questo format. Se siete contenti di poter vedere un pochino meglio qualche articolo, anzi se avete in mente pure qualche articolo nello specifico che vi piacerebbe vedere, scrivetemelo nei commenti. Io spero che questo video vi sia piaciuto e vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre come sempre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento utile. Se vi va di supportare il canale o di offrirmi un caffè, vi invito a cliccare qui sotto nell'icona a forma di cuore con la scritta grazie per mettere con una piccola donazione in evidenza un vostro commento. Io vi auguro una fantastica settimana e vi do appuntamento al lunedì prossimo con un nuovo tutorial.